Due tipi di cellule formano il mondo vivente. Cellule eucariote con il DNA avvolto da una membrana, il nucleo, e cellule procariote, i batteri, in cui il DNA non è isolato dal resto della cellula. Il cromosoma batterico è un semplice anello di DNA contenente diverse migliaia di geni. Le cellule eucariote hanno un'altra caratteristica che non si trova nei procarioti: organuli circondati da membrana. Gli animali pluricellulari semplici sono formati da alcuni tipi di cellule. Gli animali più complessi da un'intera varietà: cellule della pelle, del fegato, dell'osso, cellule nervose, muscolari, cellule del sangue, cellule riproduttive e altre ancora. Nelle piante, cellule specializzate producono il cibo, trasportano i materiali, agiscono come valvole per i gas, garantiscono il sostegno meccanico o giocano il loro ruolo nella riproduzione. 1 miliardo di anni fa, nelle acque della Terra, si preparava un grande evento evolutivo, la comparsa delle cellule eucariote. Circa 2 miliardi di anni fa, all'epoca dei procarioti, nelle acque della Terra i cianobatteri stavano generando il primo ossigeno atmosferico, che rese possibile l'evoluzione dei batteri aerobi. Batteri che per la prima volta usavano l'ossigeno nei processi metabolici. Questi organismi aerobi stabilirono simbiosi con cellule ospiti più grandi. Il loro metabolismo più efficiente produceva infatti un eccesso di ATP che poteva essere condiviso con la cellula ospite. Nel tempo il simbionte si sviluppò negli organuli che riconosciamo oggi come mitocondri. Per poter gestire il simbionte, il genoma dell'ospite si ingrandì e, circondato da una membrana protettiva, divenne il nucleo.
Alcune cellule nucleate stabilirono una nuova associazione con i cianobatteri, precursori, secondo questa teoria, dei cloroplasti. La cellula eucariote è circondata da un doppio strato di fosfolipidi, la membrana cellulare, e contiene altre membrane attraverso le quali passa il traffico molecolare cellulare. La membrana cellulare avvolge una zuppa di sostanze disciolte ed enzimi, il citosol. Nel citosol sono sospesi gli organuli cellulari, incluso il nucleo. Il nucleo è circondato dalla membrana nucleare, contiene il DNA cellulare e le proteine associate. Fuori dal nucleo si estende un insieme di membrane, il reticolo endoplasmatico, dove gli RNA messaggeri sono tradotti in proteine su piccole strutture chiamate ribosomi. Le proteine sono trasformate nell'apparato di Golgi, dal quale si staccano piccole vesciole che le trasportano in tutta la cellula. I lisosomi sono una classe speciale di vescicole che contengono i potenti enzimi digestivi cellulari. Nel citosol vi sono numerosi mitocondri, organuli delle dimensioni dei batteri, che usano l'ossigeno per metabolizzare zuccheri e grassi. Le piante hanno organuli addizionali che trasformano energia, i cloroplasti, dove avviene la fotosintesi. La forma della cellula è mantenuta da una complicata rete di proteine strutturali, i componenti del citoscheletro. Le molecole che formano i viventi sono tutte composti del carbonio. Gli atomi di carbonio formano 4 legami covalenti. Possono legarsi con l'idrogeno come nella molecola CH4, il gas metano. Gli atomi di carbonio possono legarsi tra loro in questo modo. 2 catene di carbonio possono combinarsi con l'aiuto di un enzima che rimuove un OH da una e un H dall'altra, formando H2O. Una reazione chiamata reazione di condensazione. Tramite la reazione di condensazione, singole molecole possono unirsi in lunghe catene di unità ripetute, chiamate polimeri. 4 tipi di polimeri prodotti biologicamente giocano i ruoli principali nella vita: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Gli zuccheri sono carboidrati semplici. Possono essere monosaccaridi a catena lineare o ad anello o disaccaridi, zuccheri doppi. L'amido, un polisaccaride, è un carboidrato complesso formato da tante molecole di zucchero. Quando un animale ingerisce amido, i suoi enzimi digestivi degradano la molecola nei singoli blocchi costruttivi, pronti per essere assorbiti. I lipidi sono formati da lunghe catene di carbonio, chiamate acidi grassi. La membrana cellulare è un doppio strato di fosfolipidi composti da 2 code di acidi grassi attaccati a una testa contenente fosfo. Le teste sono idrofile, cioè attratte dall'acqua, così che nell'acqua le molecole si orientano in questo modo, con la testa verso l'esterno. Le code sono idrofobe e rivolte verso l'interno. Questo orientamento rispetto all'acqua è responsabile della tipica configurazione a doppio strato di tutte le membrane cellulari. Altri lipidi hanno 3 acidi grassi combinati con il glicerolo, i trigliceridi, i depositi di energia degli animali. Un terzo tipo di lipide, il colesterolo, si trova nelle membrane ed è usato dalle cellule per sintetizzare certi tipi di ormoni, gli steroidi. I grassi e i carboidrati sono fondamentalmente catene formate da unità simili. Anche le proteine sono polimeri, ma formati da 20 diverse unità, gli amminoacidi. La reazione di condensazione può legare gli amminoacidi in qualsiasi combinazione.
Gli acidi nucleici sono polimeri formati da 4 diverse unità costruttive, i nucleotidi. La membrana cellulare circonda e protegge la cellula. La membrana è fatta da strati di molecole fosfolipidiche. Un fosfolipide ha una testa idrofila di fosfato e 2 code idrofobe di acidi grassi. I fosfolipidi di membrana si trovano in doppio strato con le teste all'infuori nella soluzione acquosa in cui sono immersi. Una membrana biologica è una struttura semifluida nella quale i lipidi mutano posizione migliaia di volte al secondo. Questo aspetto fluido delle membrane spiega le loro straordinarie caratteristiche che ne permettono la fusione e la saldatura, un fenomeno illustrato dalle bolle di sapone. L'osmosi è definita come la diffusione di acqua attraverso una membrana selettivamente permeabile. Le molecole dell'acqua che si muovono rapidamente non hanno difficoltà di sbrigarsi tra i lipidi vaganti della membrana cellulare. Se più molecole d'acqua entrano o escono dalla cellula dipende dalla concentrazione dei materiali disciolti, soluti, su ciascun lato della membrana cellulare. Se la concentrazione dei soluti è maggiore al di fuori della cellula, allora il movimento prevalente dell'acqua sarà verso l'esterno finché non si raggiungerà l'equilibrio. Se la concentrazione è maggiore all'interno, il movimento risultante sarà verso l'interno finché le concentrazioni non saranno bilanciate. Questo comportamento ha una spiegazione. I soluti che si muovono poco, come gli zuccheri e gli ioni dei sali, interferiscono con i movimenti delle molecole d'acqua abbassando la probabilità che esse passino attraverso la membrana. In altre parole, i soluti abbassano il potenziale idrico. Una grande differenza tra il potenziale idrico di una cellula e dell'ambiente che la circonda può avere effetti drammatici. I globuli rossi che scorrono in questi vasi contengono circa l'1% di soluti nella forma di ioni salini e molecole organiche, come l'emoglobina. In condizioni normali, i globuli rossi hanno una caratteristica forma biconcava. Sottoniamo queste cellule a una soluzione salina al 2% e osserviamo il risultato. Poi immergiamoli in acqua distillata. Un paramecio che vive in acque stagnanti con bassa concentrazione di soluti deve affrontare un problema analogo. Siccome il potenziale idrico è minore all'interno del paramecio, c'è una notevole entrata di acqua nella cellula per osmosi. I parameci e altri protozoi di acqua dolce hanno un adattamento che risolve questo problema osmotico. Una rete di invisibili tubi collettori che portano acqua a una riserva centrale chiamata vacuolo contrattile. Il vacuolo contrattile pompa l'acqua entrata per osmosi nuovamente nello stagno. La membrana cellulare permette il passaggio di piccole molecole come acqua, ossigeno e anidride carbonica, ma molecole più grandi come gli zuccheri devono essere portate all'interno in altro modo. Immerse nella membrana ci sono molecole proteiche che formano canali e permettono scambi che non richiedono dispendio di energia. Sempre nella membrana ci sono proteine che legano particolari molecole, trasportandole attraverso di essa. Sono le proteine di trasporto, che muovono le molecole contro il gradiente di concentrazione, consumando energia, un processo chiamato trasporto attivo. Questa ameba sta lentamente ingoiando un'euglena. La membrana si chiude circondando il cibo. Si forma un vacuolo alimentare in cui la preda sarà digerita. Questa forma di nutrizione cellulare è chiamata fagocitosi.
Il paramecio trascina i batteri dentro il suo citofaringe, dove saranno inglobati per essere digeriti in un vacuolo alimentare. Il didinio, un predatore unicellulare, ingurgita il paramecio attraverso una struttura boccale estensibile. Triconinfa, un simbionte intestinale delle termiti, ingloba particelle di legno. La fagocitosi è il metodo di alimentazione più antico che troviamo negli animali pluricellulari. Le cavità gastriche di animali primitivi, come le idre, sono file di cellule fagocitarie che inglobano le particelle di cibo ricavate dalla demolizione della preda. Negli animali vertebrati, i globuli bianchi del sangue, chiamati fagociti, attaccano i batteri invasori inglobandoli per fagocitosi. Le cellule assumono i nutrienti fluidi formando piccoli pacchetti nella membrana cellulare. Il processo è chiamato pinotosi. Negli animali, le cellule che rivestono l'intestino assorbono i cibi digeriti per pinocitosi. Le cellule del corpo possono inglobare sostanze per fagocitosi o pinocitosi. Devono però essere in grado di identificare e prelevare specifiche molecole come gli ormoni. La superficie esterna della membrana cellulare porta attori che riconoscono chimicamente molecole bersaglio. Quando i recettori si caricano, possono essere raccolti in un punto dove sono inglobati per rilasciare le sostanze nel citosol. Il pacchetto di membrana ritorna alla superficie per il riutilizzo. Questa forma di endocitosi è chiamata endocitosi mediata da recettori. Nelle cellule eucariote, pacchetti di membrane chiamati apparato di Golgi sono centri di trasformazione e smistamento. Le proteine da esportare viaggiano dal reticolo endoplasmatico granulare all'apparato di Golgi, dove sono impacchettate in sacchetti che fuoriescono dalle membrane. In una cellula ghiandolare produttrice di ormoni, i sacchetti si fondono con la membrana plasmatica, rilasciando il loro carico nella corrente sanguigna. I protisti e altre cellule fagocitarie incorporano il cibo in strutture membranose chiamate vacuoli alimentari. Quando la digestione è richiesta, dall'apparato di Golgi si producono sacchetti, chiamati isosomi primari, pieni di enzimi digestivi. I lisosomi primari si fondono con la membrana del vacuolo, riversandovi i loro enzimi digestivi. Il vacuolo alimentare diviene così il apparato digerente della cellula. I nutrienti digeriti sono pompati fuori, creando un deposito di molecole per l'uso cellulare e l'esportazione. I lisosomi funzionano come sistemi digerenti nelle cellule fagocitarie, ma in tutte le cellule essi servono al cambio degli organuli cellulari. Il movimento è una qualità distintiva della vita. A livello cellulare, un tipo di movimento è prodotto dai microtubuli, tubuli di proteine aggregate che muovono i materiali attraverso tutto il citoplasma. I microtubuli sono composti da una proteina globulare chiamata tubulina. Associati a un'altra proteina motrice, una chinasi, i microtubuli funzionano da nastri trasportatori. Idrolizzando ATP per ricavarne energia, la chinasi si muove lungo i binari di tubulina, trasportando vescicole con i prodotti cellulari. Le unità di tubulina si aggregano e si disaggregano facilmente, creando i nuovi microtubuli solo quando è necessario. Un buon modo per vedere i microtubuli al lavoro è l'osservazione di un eliozoo, uno spinoso parente delle amebe.
Le spine che emergono sono fasci di microtubuli che si rompono durante la cattura della preda, ma si riformano velocemente quando l'animale è indisturbato. Le ciglia sono corti fasci di microtubuli simili a peli, adibiti a molte funzioni. I protisti li usano per muoversi e attirare il cibo. I vermi piatti per la loro sinuosa locomozione. Le larve di molti tipi di invertebrati marini per la propulsione. E gli organismi filtratori sedentari per catturare il cibo. Nel corpo degli animali le ciglia muovono i materiali lungo condotti come trachee e ovidotti. In un ciglio vi sono 2 microtubuli centrali circondati da 9 coppie. I microtubuli esterni sono accoppiati a proteine che usano l'energia dell'ATP per fletterli. Il movimento di una coppia trascina i microtubuli adiacenti. L'azione concertata provoca il ripiegamento delle ciglia, un movimento simile a un colpo di frusta. Nelle lunghe cellule cilindriche dell'alga d'acqua dolce Nitella, il citoplasma circola intorno a un vacuolo centrale. Le onde di movimento sono mantenute da filamenti della proteina actina. L'actina è composta da una catena di proteine globulari che interagiscono con un'altra proteina, la miosina. Usando l'energia dell'ATP, la testa della miosina scorre lungo i poliri di actina, trascinando le particelle citoplasmatiche. Le proteine motrici actina e iosina formano i muscoli. Nel tessuto muscolare le molecole miosina formano dei fasci circondati da cilindri di actina. Con l'energia dell'ATP, tutte le teste di miosina si muovono simultaneamente e i cilindri di actina si avvicinano. Questi complessi di actina e miosina si dispongono in bande che, lavorando in modo sincrono, producono una contrazione muscolare. La fotosintesi usa l'energia della luce. Anidride carbonica e acqua sono convertiti in molecole ricche di energia, come zuccheri e acidi grassi. Per usufruire dell'energia immagazzinata in queste molecole carbante, le cellule le riconvertono in anidride carbonica e acqua. Questo modulo esamina la glicolisi, il primo passo nella rottura del glucosio, uno zucchero semplice, che produce 2 molecole di acido piruvico. La glicolisi si svolge nel citosol, non nei mitocondri, dove invece avvengono le ultime fasi del metabolismo. Il processo si svolge in 9 tappe, con la mediazione di enzimi raffigurati qui come cilindri. Nelle prime 4 tappe sono consumate 2 molecole di ATP per scindere la molecola del glucosio in 2 molecole di fosfogliceraldeide, PGAL. Nelle tappe successive gli elettroni della PGAL sono trasportati su molecole di NAD+, convertendole in molecole di NADH, e sono prodotte 2 molecole di ATP che ripagano l'investimento iniziale. La reazione finale, la glicolisi, genera altre 2 molecole di ATP e 2 molecole di acido piruvico, un'importante molecola carburante per i mitocondri. Così i 9 passaggi della glicolisi danno un guadagno netto di 2 ATP e 2 NADH, cioè energia per uso cellulare. Nei microorganismi che svolgono esclusivamente la fermentazione, tutta l'energia è ricavata dalla glicolisi. I prodotti di rifiuto sono anidride carbonica e alcol etilico. La fermentazione è una forma molto antica di metabolismo anaerobico, evolutasi molto prima che l'ossigeno apparisse nell'atmosfera. La maggior parte dell'ATP usato dalle cellule eucariote è prodotto nei mitocondri.
Un mitocondrio è un sacco avvolto da un sacco. Il sacco interno è una membrana ripiata per aumentarne l'area superficiale. Qui è sotto l'ATP. Tra la membrana interna e quella esterna c'è lo spazio intermembrana, una riserva di ioni idrogeno usati per sintetizzare l'ATP dall'ADP. La camera più interna, conosciuta come matrice, è piena di un miscuglio di enzimi che disfano le molecole carburante nel ciclo di Krebs. I bottoni sono gli enzimi che sintetizzano l'ATP. Semplificando, un mitocondrio è un trasformatore di energia, dove l'energia delle molecole carburanti, come l'acido piruvico, è trasportata all'ATP. L'anidride carbonica, il prodotto carbonioso finale della respirazione cellulare, diffonde all'esterno, lasciando infine la cellula attraverso la membrana cellulare. Quando i cianobatteri cominciarono a liberare l'ossigeno nell'atmosfera, circa 2 miliardi di anni fa, mutarono drasticamente il percorso evolutivo di tutta la vita che seguì. Il potere attrattivo dell'ossigeno per gli elettroni rese possibile rompere il prodotto terminale della glicolisi, l'acido piruvico, fino ad anidride carbonica e acqua. Nelle cellule eucariote l'acido piruvico entra nei mitocondri, dove nella matrice reagisce con il coenzima A per formare un importante intermedio, l'acetilcoenzima A. L'acetilcoenzima A guida 2 gruppi carboniosi in una serie di reazioni chiamate ciclo di Krebs, in cui i loro legami sono rotti con produzione di altre molecole ricche di energia. La respirazione aerobica è una via molto efficiente per estrarre energia dalle molecole carburante. In mancanza di ossigeno, una molecola di glucosio produce 2 ATP attraverso la glicolisi. La stessa molecola produce fino a 38 ATP quando è metabolizzata usando ossigeno. Quando la respirazione aerobica si stabilì nei procarioti e nei protisti e l'ossigeno divenne più abbondante, il ritmo dell'evoluzione si affrettò, portando agli organismi pluricellulari e all'esplosione dei principali fila animali, circa 600 milioni di anni fa. Il ciclo di Krebs trasporta l'energia delle molecole carburante a molecole che serviranno per la sintesi di ATP. All'inizio del ciclo, 2 gruppi carboniosi di un acetilcoenzima A si legano a una molecola a 4 carboni, generando un intermedio a 6 carboni. Questa molecola perde un carbonio per dare anidride carbonica e caricare 2 elettroni su un NADH. La reazione seguente libera un'altra molecola di anidride carbonica e fornisce sufficiente energia per caricare un altro NADH e per produrre un ATP. Il quarto intermedio carbonioso ha sufficiente energia per caricare elettroni su 2 altre molecole di trasporto e si riforma la molecola 4 carbonio originaria, che reagirà con un nuovo acetilcoenzima A per chiudere il ciclo. Così ogni acetilcoenzima A che entra nel ciclo di Krebs produce elettroni energetici in numero sufficiente per caricare diversi trasportatori di energia. Il ciclo di Krebs fornisce molecole che portano elettroni energetici alle proteine immerse nella membrana interna dei mitocondri. Queste proteine sfruttano l'energia degli elettroni per pompare ioni idrogeno fuori dalla matrice nello spazio intermembrana. Un elettrone energetico può essere paragonato a una palla che rotola giù da un pendio. Si può lasciarla andare, sprecando la sua energia di movimento, oppure si possono posizionare generatori sul suo cammino ed estrarre energia utile a compiere lavoro. Nell'analogia della pallina, l'altezza della caduta rappresenta la differenza di energia potenziale tra gli elettroni portati dal NADH e l'ossigeno, con la sua enorme affinità per gli elettroni. L'ossigeno provoca una caduta energetica così ripida che gli elettroni, passando sulle proteine di membrana, possono compiere un grande lavoro, sparando letteralmente ioni idrogeno fuori dalla matrice e creando le condizioni per la sintesi di ATP. Alla fine del processo, l'ossigeno si combina con questi ioni idrogeno per formare acqua. Le attività elettrochimiche all'interno del mitocondrio sintetizzano la maggior parte dell'ATP cellulare. Questo processo è innescato quando proteine trasportatrici di elettroni pompano ioni idrogeno nello spazio intermembrana, creando uno squilibrio nella concentrazione e nelle cariche elettriche.
Lo squilibrio genera un flusso contrario di ioni idrogeno attraverso la ATP sintetasi, un enzima inglobato nella membrana interna dei mitocondri. L'enzima usa l'energia degli ioni idrogeno che ritornano nella matrice per sintetizzare ATP. Le cellule delle piante contengono corpiccioli verdi e rotondi chiamati cloroplasti. I cloroplasti sono composti di una membrana esterna, una membrana interna e pile di vescicole chiamate tilacoidi. La membrana dei tilacoidi è piena di molecole di clorofilla e proteine, costituiscono un fotosistema che converte la luce in energia chimica. I tilacoidi galleggiano in una zuppa di enzimi, lo stroma, dove con l'energia luminosa sono sintetizzate le molecole di cibo mediante reazioni del ciclo di Calvin. Solo alcune lunghezze d'onda della luce permettono la fotosintesi. La molecola della clorofilla assorbe la luce nelle regioni blu e rosse dello spettro, mentre il verde viene riflesso. Quando la luce colpisce una molecola di clorofilla, la sua energia eleva uno degli elettroni della clorofilla a un livello energetico più alto. Gruppi di molecole di clorofilla formano antenne che intrappolano la luce e dirigono gli elettroni eccitati verso la clorofilla centrale, il centro di reazione. La clorofilla centro di reazione passa gli elettroni eccitati ad altre proteine immerse nella membrana dei tilacoidi. Queste proteine usano l'energia degli elettroni per sintetizzare NADPH e ATP. La conversione della luce in energia chimica avviene sulla membrana dei tilacoidi. È qui che gli elettroni sono eccitati dall'azione della luce sulle molecole di clorofilla. Questi elettroni energetici sono catturati da un complesso di proteine chiamato fotosistema 2 e da una serie di proteine trasportatrici di elettroni immerse nella membrana dei tilacoidi. Quando gli elettroni scorrono lungo questi trasportatori, forniscono energia per pompare ioni idrogeno all'interno delle vescicole dei tilacoidi. Gli ioni idrogeno in eccesso nei tilacoidi quindi tornano indietro attraversando un enzima, la P-sintetasi, che sfrutta il flusso retrogrado di ioni per generare ATP. Gli elettroni, intanto, già parzialmente spenti, muovono verso un secondo centro di reazione chiamato fotosistema 1, dove un altro fotone luminoso li spinge a un livello energetico ancora più alto di quello iniziale. Ora essi hanno sufficiente energia per essere caricati su una molecola di NADPH. Un altro processo che avviene sulla membrana dei tilacoidi è la scissione delle molecole d'acqua. L'acqua fornisce gli ioni idrogeno usati per la sintesi di ATP e l'ossigeno che è eliminato come prodotto di rifiuto. ATP e NADPH sono prodotti dalle proteine nei tilacoidi. Diffondendo nello stroma, queste molecole forniscono l'energia per sintetizzare dall'anidride carbonica il mattone da costruzione universale, il carboidrato fosfogliceraldeide PGAL. L'anidride carbonica, con la mediazione dell'enzima RuDP-carbosilasi, lega il suo carbonio a una molecola 5 carboni, il ribulosio di fosfato, formando un'unità a 6 carboni. Quest'ultima è instabile e si spezza in 2 catene a 3 atomi di carbonio. L'addizione di ATP e NADPH le trasforma in 2 molecole di PGAL. Le PGAL si accumulano nello stroma e tramite l'energia dell'ATP sono rotte e riaggregate per riformare il ribulosio di fosfato. Le PGAL in eccesso sono esportate come i più importanti mattoni per costruire le molecole biologiche. Nel citosol, per esempio, 2 PGAL si uniscono formando una familiare molecola di zucchero, il glucosio, carburante per il metabolismo della pianta e per chi se mangia. Nelle cellule procariote il DNA forma un filamento lasso. Le cellule eucariote, come le nostre, contengono molto più DNA e il DNA è avvolto intorno a proteine, gli istoni, formando unità chiamate nucleosomi. I nucleosomi
sono disposti lungo il DNA come per un filo, una sorta di impacchettamento che accorcia il DNA a un sto della sua lunghezza originaria. All'inizio della mitosi i nucleosomi si avvolgono ancora più strettamente, sovrapponendosi l'uno all'altro, e formano i cromosomi. In questo momento ogni cromosoma è una struttura doppia. Due molecole identiche di DNA prodotte per duplicazione si sono condensate in due cromatidi, connessi da un ponte chiamato centromero. L'avvolgimento e il superavvolgimento hanno prodotto due cromatidi che sono circa 1 migliaio di volte più corti del DNA che contengono. Le radici della cipolla crescono di circa 5 mm al giorno, frutto di una prodigiosa divisione cellulare. Una sezione longitudinale della radice mostra molte cellule in diversi stadi della mitosi. Queste cellule sono in interfase. La cromatina colorata è distribuita in tutto il nucleo. I due corpi scuri sono i nucleoli. Le cipolle sono quasi uniche nell'avere due nucleoli, perché la maggior parte delle cellule ne possiede solo uno. Nella profase i cromosomi diventano chiaramente visibili. Durante la profase la membrana nucleare si dissolve, i nucleoli svaniscono e si forma intorno ai cromosomi un fascio di fibre chiamato fuso. Durante la metafase i cromosomi si allineano, trascinati dalle fibre del fuso. Durante l'anafase le fibre del fuso tirano i cromatidi ai lati opposti della cellula. Nello stadio finale della mitosi, la telofase, intorno ai due gruppi di cromosomi si riforma una membrana nucleare e riappaiono i nucleoli. La mitosi ha procurato due identici corredi di materiale genetico e la cellula può ora dividersi. La citodieresi è la divisione di una cellula in due cellule figlie. Nelle cellule animali una banda di actina provoca una strozzatura che divide la cellula in due. Le cellule vegetali sono circondate da una rigida parete cellulare. Quando una cellula si divide, si forma al centro un ponte di membrana sul quale è gettata una nuova parete divisoria. La meiosi è fondamentalmente la riduzione del doppio corredo cromosomico che troviamo nelle cellule del corpo al singolo corredo cromosomico delle cellule sessuali. All'inizio della meiosi ogni cromosoma è composto da due cromatidi e da un centromero. I cromosomi omologhi ereditati dai due genitori si appaiano. Durante l'appaiamento i singoli cromatidi possono rompersi e scambiarsi dei pezzi, un processo chiamato crossing over. Il passaggio successivo della meiosi separa i cromosomi dimezzando il corredo. Nella divisione che segue anche i cromatidi si separano, originando 4 cellule, i gameti. Il crossing over e lo scambio casuale dei cromosomi parentali assicurano che ogni gamete conterrà una combinazione unica di informazione genetica. Il DNA è una molecola estremamente lunga, composta da 2 filamenti avvolti a doppia elica. Ogni filamento è una catena di nucleotidi. I nucleotidi hanno una struttura comune, un gruppo fosfato, uno zucchero e una base azotata. Ci sono 4 diverse basi azotate: timina, guanina, citosina e adenina. La molecola di DNA deve la sua esistenza a 2 tipi di legami. Lo scheletro di ogni filamento è saldato da forti legami covalenti tra i gruppi fosfati e gli zuccheri. I 2 filamenti sono poi uniti da deboli legami idrogeno trasversali che coinvolgono 2 opposte basi azotate. In questi legami la timina si lega esclusivamente all'adenina e la guanina solo alla citosina, T con A e G con C. C'è una ragione. La timina e l'adenina hanno ciascuna 2 siti per il legame idrogeno e quindi possono solo legarsi tra loro. La citosina e la guanina formano 3 legami e perciò si accoppiano esclusivamente tra loro. Questo sistema di legame fa sì che il DNA possa duplicarsi con un alto grado di precisione.
Il processo di duplicazione del DNA fu compreso studiando i batteri. La duplicazione inizia quando una proteina iniziatore riconosce chimicamente una particolare sequenza di nucleotidi, il punto di origine. Nel passaggio seguente, enzimi conosciuti come elicasi rompono i legami che uniscono i due filamenti. La duplicazione procede allontanandosi dal punto di origine nelle due direzioni opposte. Speciali proteine tengono separati i due filamenti. Un altro enzima, l'urimasi, posiziona il primer, un segmento nucleotidico che serve come punto partenza per la nuova doppia elica. Gli enzimi DNA polimerasi creano il DNA complementare. Questi enzimi percorrono il filamento aperto aggiungendo i nucleotidi complementari per costruire una nuova molecola di DNA a doppia elica. Durante la duplicazione, dove il doppio filamento del DNA è aperto, c'è un'ansa chiamata bolla di duplicazione. Ogni estremità di quest'ansa è detta forcella di duplicazione e qui gli enzimi svolgono la doppia elica esponendo i singoli filamenti del DNA parentale. I filamenti DNA hanno uno scheletro di zucchero e fosfato. Chiamiamo questo carbonio 5', quest'altro carbonio 3'. Questa è perciò la direzione 3'-5'. Nella doppia elica del DNA gli scheletri dei due filamenti corrono in direzioni opposte. Le DNA polimerasi possono costruire una nuova catena complementare solo aggiungendo nucleotidi nella direzione 5'-3'. Di conseguenza, solo un filamento può essere duplicato nel giusto verso. Questo filamento è chiamato leading strand o filamento guida. L'altro filamento si duplica nel verso opposto ed è chiamato lagging strand o filamento in ritardo. Per duplicare il filamento in ritardo sono richiesti diversi primer perché le DNA polimerasi che lo costruiscono nella direzione 5'-3' devono continuamente ripartire dalla forcella di duplicazione. Si generano corti segmenti di DNA a doppia elica chiamati frammenti di Okazaki. Alla fine, l'enzima chiamato ligasi lega i frammenti di Okazaki in un filamento continuo di DNA. La duplicazione avviene in molti punti simultaneamente, producendo molte bolle di duplicazione, crescono una verso l'altra e si fondono duplicando l'intero corredo genetico della cellula. Quando il DNA si apre, nei pressi della forcella di duplicazione può emergere un problema di avvolgimento molecolare. Una doppia elica di corda dimostra il problema. Se cerchiamo di svolgerla, la treccia si stringe, ostacolando l'ulteriore apertura all'elica. Durante la duplicazione del DNA, un enzima speciale, la topoisomerasi, taglia il DNA per allentare l'elica e permettere alla forcella di duplicazione di continuare ad aprirsi. Durante la duplicazione del DNA, le basi azotate devono essere accoppiate in modo preciso. Ma circa una volta su 10.000 un nucleotide sbagliato entra nella catena informazione. Quando si genera un appaiamento scorretto, l'enzima torna indietro e sostituisce un nucleotide. Le radiazioni possono danneggiare la molecola dell'informazione. Le radiazioni ultraviolette, per esempio, possono riarrangiare i legami chimici tra due timine adiacenti, causando la formazione di un dimero di timina. Uno specifico enzima di riparazione controlla il DNA per eliminare i dimeri di timina e le DNA polimerasi correggono la sezione danneggiata. Le proteine sono componenti fondamentali dei viventi. La pelle e i capelli sono fatti di proteine strutturali, così come la tessitura interna delle cellule. Proteine motrici contraggono i muscoli, si piegano nei flagelli e nelle ciglia e sono responsabili del trasporto dei materiali all'interno della cellula. Gli enzimi, i catalizzatori biologici che controllano tutti i processi della vita, sono proteine.
Le proteine sono lunghe catene di amminoacidi. Ogni amminoacido è composto da un amminogruppo, da un gruppo carbossilico e da una catena laterale che differenzia gli amminoacidi in 20 tipi. La forma di una proteina è determinata dalla sequenza dei suoi amminoacidi, perché tra alcuni di loro si formano dei legami incrociati che danno alla proteina la sua forma tridimensionale. Se un amminoacido in posizione chiave è sostituito, anche la forma della proteina cambia e ciò probabilmente altera la sua funzionalità. Un esempio clamoroso di sostituzione di un amminoacido si ha nell'emoglobina e causa il cambiamento di forma dei globuli rossi. I globuli rossi sono dischi biconcavi. Un cambiamento da acido glutammico a valina in uno specifico sito della molecola dell'emoglobina fa sì che i globuli rossi assumano una forma falce a basse concentrazioni di ossigeno, e questa è la base molecolare dell'anemia falciforme. Solo le cellule viventi possono costruire le proteine. Le istruzioni per costruire le molecole proteiche sono codificate nel DNA cellulare. La sequenza degli amminoacidi è memorizzata su un singolo filamento del DNA. Questo filamento istruttivo serve da stampo codice lineare per gli amminoacidi che formeranno la proteina. Ogni amminoacido è specificato da un gruppo di 3 nucleotidi. Per fare una proteina, questo codice a triplette del DNA viene prima trascritto in un nuovo stampo fatto di nucleotidi dell'RNA. Il processo di trascrizione coinvolge l'enzima RNA polimerasi. L'enzima apre il doppio filamento di DNA e comincia ad appaiare al filamento istruttivo i nucleotidi di RNA. Ne nasce un RNA a singolo filamento, chiamato RNA messaggero o mRNA. Nell'mRNA il nucleotide uracile U si appaia con il nucleotide adenina A. A differenza del DNA, dove è la timina ad appaiarsi con l'adenina. La RNA polimerasi continua la trascrizione finché non incontra una sequenza di terminazione dove rilascia il filamento. Il passaggio seguente sarà la traduzione di questo codice a triplette di RNA in una catena di amminoacidi. Un batterio contiene molti ribosomi, particelle formate da RNA ribosomiale e proteine che toccono gli RNA messaggeri per la sintesi delle proteine. Il processo di traduzione comincia quando la subunità piccola del ribosoma si attacca al filamento di RNA messaggero. Uno speciale RNA di trasporto, tRNA, si lega a un codone di inizio. Questo facilita l'attacco della subunità grande del ribosoma che completa il ribosoma funzionale. Ora la traduzione può cominciare. Ogni RNA di trasporto ha un sito di attacco per un particolare amminoacido e dalla parte opposta un anticodone per quell'amminoacido. L'accoppiamento dell'anticodone del tRNA con il codone dell'mRNA posiziona il corretto amminoacido sulla catena informazione. Parecchi ribosomi si spostano sullo stesso filamento di mRNA, ciascuno allungando la propria catena di amminoacidi. La traduzione termina quando il ribosoma raggiunge un codone di terminazione sull'mRNA. Ora che la traduzione è completa, ogni catena di amminoacidi o polipeptide si avvolge nella sua forma finale. In molti casi 2 o più polipeptidi si uniscono per formare la proteina funzionante. Una cellula batterica deve sintetizzare molte proteine differenti, ma come sono attivate le istruzioni per costruire una particolare proteina quando è necessaria? Il batterio Escherichia coli può essere coltivato in un terreno contenente lattosio, un disaccaride. Infatti questo microorganismo produce l'enzima beta-galatossidasi, che scinde il lattosio in 2 zuccheri semplici, molecole che si possono metabolizzare. Ci domandiamo se il lattosio stimoli l'Escherichia coli ad attivare il gene per beta-galatossidasi. Una sezione di DNA conosciuta come operone lattosio o operone LAC controlla in effetti la produzione dell'enzima. L'operone LAC è composto da sezioni di DNA.
un promotore, un operatore e geni per la beta-galatossidasi e gli enzimi associati. Il promotore è la base di partenza per l'RNA polimerasi, l'enzima che trascrive la sequenza di nucleotidi nell'RNA messaggero. In un'altra zona del DNA c'è un gene che codifica per una proteina repressore. Quando il repressore si lega all'operatore nell'operone LAC, impedisce la trascrizione dei geni per la beta-galatossidasi. Ma se una molecola di lattosio si lega al repressore, esso si staccherà e la trascrizione potrà procedere. Così, in presenza di lattosio, il repressore non agisce e il gene per la beta-galatossidasi è trascritto e poi tradotto nell'enzima. La maggior parte del DNA in un cromosoma contiene l'informazione genetica, ma una parte, fino al 30%, ha funzione strutturale, forma le terminazioni del cromosoma e il centromero. Si tratta di segmenti ripetuti di 5 o 10 nucleotidi, chiamati DNA a sequenza semplice. Un secondo tipo di DNA consiste in sequenze ripetute, lunghe qualche centinaio di nucleotidi, chiamate DNA ripetitivo interposto. Il DNA ripetitivo interposto codifica per piccole proteine a forma di disco associate al DNA, chiamate istoni, e per l'RNA ribosomiale. L'RNA ribosomiale è prodotto nel nucleolo. Un terzo tipo, il DNA a copia unica, è costituito da sequenze di DNA a singola copia estremamente lunghe, i geni che codificano per gli enzimi e per le proteine di tutte le cellule viventi. I procarioti, questi batteri, e gli eucarioti, come questa ameba, differiscono nel modo in cui l'informazione genetica che specifica le proteine è distribuita lungo la molecola di DNA. Questa differenza si manifestò quando i biologi che stavano sperimentando con le proteine dell'albume dell'uovo fecero una scoperta strabiliante. Essi tentarono di appaiare il DNA del nucleo dell'uovo con l'mRNA del citoplasma dell'uovo, ma furono sorpresi dal fatto che solo corti segmenti dei due filamenti si univano. Questa scoperta mostrava che il codice del DNA per le proteine è interrotto da lunghi segmenti di DNA silente. Le sezioni codificanti che specificano per le proteine sono chiamate esoni, le sezioni intermedie silenti, spesso più lunghe degli esoni, sono chiamate introni. Inizialmente tutto il DNA di un gene, inclusi gli introni, è trascritto in RNA messaggero. In seguito alcuni enzimi tagliano gli introni dal trascritto di mRNA unendo gli esoni in un filamento che porta il codice corretto per la proteina. Uscendo dai pori della membrana nucleare, l'mRNA entra nel reticolo endoplasmatico granulare, dove il suo messaggio sarà tradotto in una proteina. Il codice di istruzioni del DNA della cellula è costantemente a rischio. Può essere danneggiato da radiazioni, da agenti chimici o da virus. Le cellule contengono sistemi di riparazione che correggono gli errori, ma alcuni sfuggono. Queste mutazioni possono condurre a cambiamenti nella sequenza degli amminoacidi, che possono modificare la forma delle proteine e la loro funzione. Se questo accade in una delle innumerevoli cellule che formano un adulto, probabilmente l'effetto sull'individuo sarà piccolo. Se accade in una cellula dell'embrione, tutti i suoi discendenti cellulari erediteranno la mutazione. Se accade nello spermatozoo o nell'uovo che diventeranno un nuovo individuo, tutte le cellule dell'individuo porteranno la mutazione ed essa sarà trasferita a tutta la discendenza. Un cambiamento disastroso è la delezione. Le delezioni avvengono quando la perdita di un nucleotide del DNA fa scorrere la lettura di tutto il codice a triplette di una posizione a partire da quel punto. Di conseguenza, la maggior parte degli amminoacidi specificati dopo la delezione saranno diversi e ne risulterà una proteina ingarbugliata che non funzionerà a dovere. La più comune mutazione, detta mutazione puntiforme, avviene quando un solo nucleotide è cambiato.
La proteina risultante può mantenere le sue funzioni oppure esercitare le sue funzioni in un modo diverso dal normale, un evento chiave per l'evoluzione biologica.